Ben ritrovati, alchiliani! In Full Metal Alchemist gli alchimisti di Stato non sono eroi, sono asset militari, strumenti strategici, pedine dentro un sistema che li supera. Credono di servire la nazione, ma in realtà stanno alimentando il progetto di qualcun altro. Il vero regista nell'ombra è il padre, la prima entità, il movente originario dell'intera macchina narrativa. Creato grazie al sangue di Van Hohenheim, al quale sottrae tutto, perfino il nome e poi l'immortalità, il suo obiettivo è semplice nella forma e delirante nella sostanza: diventare un dio. E qui l'alchimia smette di essere scienza e diventa ideologia. Lo sterminio, la guerra, il sacrificio umano non sono effetti collaterali, sono strumenti. Il conflitto di Shval, quello che consolida il potere degli alchimisti di Stato, è forse l'evento più tragico dell'opera, non solo per l'eccidio in sé, ma perché la scienza viene piegata a giustificazione del genocidio, e quando la scienza diventa alibi morale, la storia smette di essere fantasia e inizia a fare paura. Amestris è uno stato militarizzato, gerarchico, ossessionato dall'ordine e dall'espansione. La figura al vertice è il Führer, titolo che richiama inevitabilmente Adolf Hitler. Tradotto dal tedesco significa guida, capo, ma la parola nel Novecento ha preso un peso ben diverso. L'aspirazione del padre a elevarsi a divinità non è solo un delirio narrativo, è una chiara allusione al culto della personalità che ha circondato Hitler, figura che costruì attorno a sé un'aura quasi mistica. I bambini erano obbligati a rivolgergli preghiere, le processioni ne trasportavano il ritratto come fosse un'icona sacra. Non è un caso che Full Metal Alchemist, ambientato in un mondo che richiama l'Europa industriale di inizio Novecento, funzioni come metafora dell'ascesa del Terzo Reich. Non c'è mai un riferimento esplicito, ma i richiami sono ovunque, dallo stato totalitario alla struttura militare, fino alle uniformi degli alchimisti di Stato che ricordano quelle delle SS disegnate da Hugo Boss, fondatore dell'omonimo marchio e sostenitore del regime nazista che dopo la guerra fu multato per aver tratto profitto dal sistema. Full Metal Alchemist non sta solo raccontando una storia di alchimia, sta offrendo una lente per rileggere l'avvento del totalitarismo usando la fantasia come schermo ma lasciando la realtà perfettamente visibile. Ma c'è un livello ancora più inquietante ed è quello che fa davvero male. Il richiamo al darwinismo distorto, piegato, manipolato per giustificare il massacro. Durante il regime nazista, i riferimenti alla selezione naturale vennero trasformati in propaganda, la scienza diventò il vestito elegante dell'orrore, la biologia una scusa per legittimare la selezione razziale. Non era più sopravvivenza del più adatto, era eliminazione del diverso. E quando in Full Metal Alchemist vediamo esperimenti condotti su cavie umane, quando la vita viene ridotta a materiale da laboratorio, il rimando è fin troppo chiaro. Il pensiero corre a Joseph Mengele, l'angelo della morte di Auschwitz, simbolo di una scienza senza etica, di un sapere che ha perso l'uomo per strada. E qui l'opera fa qualcosa di molto intelligente. Non si limita a criticare il totalitarismo politico, ma attacca l'idea stessa che la scienza possa diventare dogma. Perché in Full Metal Alchemist la scienza non è solo chimica, è alchimia, e l'alchimia è per definizione il punto di contatto tra razionale e occulto. Oggi ci sembra assurdo pensare che politica, razzismo ed esoterismo possano intrecciarsi in modo organico. Eppure è successo. Il nazionalsocialismo non nasce soltanto da ex militari frustrati dalla sconfitta, ma anche da ambienti occultisti e Volkisch. Nel 1918 viene fondata la Società Thule, organizzazione razzista, antisemita e nazionalista che mescolava politica e ritualità esoterica. Tra i suoi frequentatori figurano Rudolf Hess, Alfred Rosenberg e un allora sconosciuto caporale di nome Adolf Hitler. L'idea dello spazio vitale verso est, il mito della razza ariana, l'ossessione per le origini nordico-pagane non sono invenzioni nate dal nulla, ma concetti che circolavano già in quegli ambienti. Prima ancora, nel 1910, l'occultista Rudolf von Sebottendorf aveva contribuito a strutturare questi circoli e figure come Elena Blavatsky, fondatrice della Società Teosofica, avevano diffuso un immaginario fatto di razze superiori e maestri occulti. Il simbolo della Thule? Una svastica sovrapposta a un pugnale, politica e mito fusi insieme. Full Metal Alchemist prende proprio questa miscela tossica, scienza, occultismo, nazionalismo, culto della superiorità e la trasforma in narrazione.
Amestris è un laboratorio geopolitico, un paese che usa la scienza per legittimare la guerra e l'occulto per giustificare la gerarchia. Non è un caso che nell'anime del 2003 compaia un riferimento esplicito alla Thule. La storia non viene mai nominata frontalmente, ma il rimando è lì per chi vuole vederlo. E allora il punto non è solo guardate quanto era mostruoso quel regime, il punto è più sottile se vogliamo. Cosa succede quando trasformiamo un'idea in verità assoluta? Quando la scienza diventa ideologia, quando la fede diventa fanatismo, quando il progresso perde l'etica. L'opera non si limita a denunciare l'orrore storico, fa qualcosa di più universale. Smonta l'illusione che esista una visione del mondo incontestabile, perché che sia la scienza esasperata o la religione assolutizzata, il risultato è lo stesso. L'uomo smette di essere fine e diventa mezzo. E quando l'essere umano diventa mezzo, la tragedia non è più una possibilità, diventa una conseguenza. Fullmetal Alchemist ci mette davanti a una verità scomoda. Quando forza militare, scienza e politica si saldano dopo un periodo di crisi, il risultato può diventare una macchina perfetta e disumana. La storia del Novecento lo dimostra. Dopo umiliazioni collettive, instabilità economica e paura diffusa, le società cercano ordine, cercano efficienza, cercano risposte rapide e quando arriva qualcuno che promette stabilità attraverso disciplina, tecnologia e identità nazionale, la tentazione è forte. In Amestris funziona così. L'alchimia viene istituzionalizzata, militarizzata, messa al servizio dello Stato. Non è più conoscenza, è potere. Non è più ricerca, è strategia e quando il sapere diventa strumento di dominio, la vita umana scivola in secondo piano. Questo è il cuore tragico dell'opera, il momento in cui il bene superiore giustifica tutto. In filosofia morale lo conosciamo bene questo scivolamento. È la degenerazione del conseguenzialismo, l'idea che se il fine è abbastanza grande, allora i mezzi possono essere sacrificabili. Ma c'è una linea rossa che pensatori come Immanuel Kant avevano già tracciato con chiarezza. L'essere umano non è mai un mezzo. È sempre un fine, sempre. Nel momento in cui riduce una persona a ingranaggio, a numero, a materiale per un cerchio di trasmutazione, stai già oltrepassando quella linea. E il Novecento l'ha oltrepassata più volte. Al processo di Norimberga, molti gerarchi nazisti si difesero con una formula tanto semplice quanto inquietante. Eseguivo solo gli ordini. È la dissoluzione della responsabilità individuale dentro la struttura. Hannah Arendt parlò di banalità del male, non mostri straordinari ma funzionari efficienti, uomini normali che smettono di pensare eticamente perché il sistema pensa per loro. In Fullmetal Alchemist lo vediamo negli alchimisti di Stato, professionisti competenti che nel nome del dovere partecipano a un genocidio, non perché siano demoni, ma perché hanno delegato la coscienza alla gerarchia. E qui l'opera fa un passo ulteriore. Non accusa solo la politica, non accusa solo la scienza, accusa l'assolutizzazione di qualsiasi cosa, perché può essere la scienza, può essere la fede, può essere la nazione, quando uno di questi ambiti pretende di diventare totalità, di inglobare tutto, di non avere più limiti, allora diventa ideologia. E l'ideologia è pericolosa proprio perché si presenta come salvezza. La fede, la scienza, la politica non sono il problema, sono strumenti. Ma uno strumento senza etica è un'arma. Ed è qui che la dignità umana diventa il criterio ultimo, non il progresso, non la purezza, non l'ordine, la persona. Il teologo Carlo Maria Martini scriveva che il livello di allarme si raggiunge quando lo scadimento etico della politica non viene più percepito come tale, quando l'ingiustizia diventa normale, quando il compromesso morale è routine. E Fullmetal Alchemist è in fondo un grande campanello d'allarme narrativo. Ci mostra un mondo dove tutto funziona, esercito efficiente, scienza avanzata, gerarchia stabile, ma il prezzo è l'anima collettiva. E allora la domanda non è solo storica, non è solo guardate cosa è successo, è filosofica e attuale. Quali valori stiamo sacrificando oggi in nome dell'efficienza? Quali vite stiamo riducendo a statistiche in nome del progresso? Perché ogni volta che accettiamo che un essere umano valga meno di un'idea, stiamo tracciando un cerchio di trasmutazione anche noi. E la storia ci ha già mostrato quanto possa essere alto
il costo dello scambio equivalente. Beyond All.